Ben ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling, l'appuntamento mensile alla ricerca delle notizie più ghiotte dal mondo della giocoleria. Ebbene sì, è finito anche marzo, qui è sempre il vostro Geo, il giocoliere che vi parla, e anche per questo mese abbiamo un sacco di notizie interessantissime. Lo so, praticamente dico così ad ogni mese, però davvero sono sempre tantissimi. Tra l'altro trovate in descrizione al video tutti i link per andarli a seguire, andarvi a vedere i video completi e supportare questi artisti. E già che ci siete, se vi piace questo progetto vi ricordo sempre di condividere il video, mettere il like e seguire il canale. Ma bando alle ciance e faccio la cosa che forse mi riesce meglio, ovvero presentare gli artisti italiani del mese di marzo. Iniziamo con un volto nuovo per il TG Juggling. Impeccabile ed elegantissimo il nuovo video di Evia Pezza, artista trentino ora alla scuola di Art and Cirque di Chambéry. Bei trick, ma soprattutto raffinate transizioni e movimenti nello spazio. Numeri, se lo seguite sui social sapete che Salvo Stassi non si ferma mai. E questo mese ha raccolto i suoi progressi nel nuovo video Circle. Dannatamente tecnico, dannatamente bravo. Come dannatamente bello è il nuovo schema tirato fuori da Margherita Corto. Potrei guardarlo in loop per ore tipo. Diciamo che in Italia non siamo messi male a livello di nerdismo con le palline, soprattutto sul table juggling. Oltre alla scuola fiorentina, ormai nostro fiore all'occhiello, segnaliamo che nel milanese Luca Zileri e la sua crew stanno perfino sviluppando una notazione per descrivere in maniera intuitiva ogni giocoleria in cui un oggetto venga lasciato in posti diversi nello spazio. Insomma, bisogna rimettersi a studiare, Allora, aspetta, com'è che era? Ce l'ho fatta? Bene, un po' di giocoleria non mi guasta ogni tanto qui al TG Juggling, Quello che guasta invece sono alcune notizie non proprio bellissime. Dopo 33 anni di attività, l'Accademia d'Arti Circensi di Verona ha annunciato l'imminente chiusura. Uno spazio che nel corso degli anni ha accolto e formato centinaia di artisti circensi e giocolieri del calibro di Willy Colombaioni e Sonny Caveagna. E un'altra notizia ormai già nell'aria da un po' è che anche quest'anno non si terrà la Convention della Brianza, che era diventato nel corso di questi ultimi anni uno dei momenti più importanti per la comunità dei giocolieri italiani e non solo. Quest'anno va un po' così, ma crogioliamoci delle buone notizie che arrivano dal frangente dell'EJC di Tres Cantos a Madrid. La prima fase di vendita biglietti ha registrato un sold out dopo i primi 20 minuti dall'apertura. E anche per la seconda fase di qualche giorno fa c'è stato un intasamento incredibile del sito. Ci ho messo tipo 2 ore per prenderlo. Però segnalo che ci sono ancora qualche centinaio di biglietti a prezzo ridotto. Sono anche felicissimo di annunciare che questo weekend sarò a Parigi per i Rencontres de Jonglage, dove parteciperò anche alla tavola rotonda con Adolfo Rossomando di Juggling Magazine. Oltre che andarmi a vedere un sacco di spettacoli fighissimi. Quindi, se ci state facendo un pensiero, sappiate che possiamo incontrarci anche lì. Ora, parlando di appuntamenti del mese, io mi sono segnato una lista lunghissima di convention, purtroppo non in Italia, ma molto interessanti. Ci metterei un'ora per dirveli tutti, sbagliando ovviamente tutti i nomi. Quindi, per questo mese opterò per una bella musichetta e li metterò in sovraimpressione. Vai! Ehi, ma c'è pure maggio! Molto bene, proseguiamo con il nostro TG e facciamo un giro per il mondo con i migliori artisti e video del mese di marzo. Dominique Laterra ritorna sulla scena con un videomontaggio impeccabile. Cioè, non che fosse uscito alla scena visto che è più di un anno che pubblica ininterrottamente video pazzeschi. Quindi vedetevi anche questo. Un altro videoclip che fonde magistralmente tecnica e montaggio è Variation, pubblicato recentemente da Luca Hasse. Un bel mix di Saisop, Body Throw e stile Temoto. Dato che, come avete intuito, questo TG ha preso una deriva un po' pallinara, facciamolo in bellezza, premiando 2 artisti che hanno pubblicato dei video particolarmente curati dal punto di vista estetico. E parliamo di Newman Molina dal Cile e Ricardo Mendes dal Portogallo.
Se siete amanti di paesaggi assurdi, geometrie ritmiche e spruzzate di surrealismo, vi consigliamo vivamente il suo profilo Instagram. Ma il video più surreale del mese, anche se totalmente reale, è quello pubblicato dall'IJA dell'artista statunitense Flotep. Utilizzando magneti e fili ha letteralmente stravolto i normali schemi con le palline, creando degli effetti spaziali. Genio. E sempre l'IJA sul suo canale YouTube ha pubblicato un nuovo video della serie Mind Blow dedicato ai 3 bastoni. Un video collaborativo con gli artisti internazionali più interessanti del momento. Avete visto? Questo TG non parla solo di palline, ma ehi, cosa sono quegli oggetti allungati e roteanti? Nuovo e delicatissimo video con le clave di Baptiste Van Beckel. In realtà si tratta di un progetto filmato e montato l'anno scorso, ma pubblicato solo ora, non a caso si chiama Lost Files. Uno dei miei video preferiti del mese è quello di Sebastian Haushofer. E oltre a ricordarmi che non riuscirò mai ad essere così bravo con il diavolo, mi rievoca anche dei bellissimi ricordi del Prater di Vienna. Infine segnaliamo il teaser del nuovo act di giocoleria e batteria dei Carnival Twins. La coppia di giocolieri, anche loro austriaci, che molti di voi ricorderanno per essere stati detentori di diversi record nel passing con le clave. E quale perfetta introduzione per la nuova coppia dei record, composta da Tom Whitfield e Dan Wood, che questo mese infrangono i record con 18, 19 e 21 palline in passing. Incredibili. Willy Colombaioni migliora di più di un minuto i record di 6 anelli isolati, portandolo a 3 minuti e 48 secondi. È ufficiale il nuovo record di Aaron Bonk per la categoria Speed Juggling con 3 fruste, ben 96 schiocchi in 60 secondi. E sempre negli Stati Uniti, il campione della VJF Spencer Androli si aggiudica il record di 7 clave in 8-6 sincro, portandolo a 32 prese. E si aggiudica anche l'apertura dei trick assurdi con questo 7 up 720, diventando la 7ª persona nella storia a fare questo numero con 7 palline. Un po' troppi 7. Raul Canà e gli Albert su corda molle. Arttu Lahtinen è la prima persona a qualificare 7 anelli in lazy. Bellissima e decisamente fisica questa combinazione con 3 clave di Rodrigo Rueda. Matan Presberg e i multiplex assurdi con 7 palline. Jeremiah Jacobs, non so descrivere quello che fai, ma è bellissimo. Tanta ammirazione e molta invidia del mondo Hooper per l'incredibile trick chiuso da Callum Baker. Bruno Lagos ci sa fare coi Devil Stick e con i Balance. E anche Kellen Quinn, ma questo già lo sapevamo. Trovate qualcuno che si prenda cura di voi come il piede di Nicholas con questa clava. Infine chiudiamo con un trick maestoso di Liam Halstead. E dopo questa carrellata di trick stupefacenti è giunto il momento di scoprire dove si trova il nostro inviato speciale Matteo Di Gaetano. Sì, ciao Geo e amici del TG Juggling. Non so se si riesce a intuire dalle immagini, ma mi trovo in Giappone. Sono su una pista ciclabile e mi sto dirigendo nella palestra dove solitamente si allena Guri 74112. Questo è il nickname del giocoliere che nell'ultimo mese ha pubblicato su Instagram una serie di video. Trick a 3 palline, arricchiti da movimenti del corpo che rendono il tutto molto bello e davvero particolare. Per il momento dal Giappone, dalla pista ciclabile è tutto. Linea a te, Geo. Grazie al nostro Matteo Di Gaetano, sempre in movimento, ma eccoci all'ultima rubrica, giocoleria e società, i fatti e le curiosità del mese appena trascorso. 2 giocolieri filmano se stessi in una semplice sessione di giocoleria. In realtà l'idea di Elua e Bogdan è davvero autentica e originale, mettendo a nudo le dinamiche e le emozioni che possono emergere rivisitando lo zoo di Wes Biden e Jay Gilligan. La giocoleria attira anche le celebrità. Machine Gun Kelly lancia il suo nuovo tour giocolando con degli avocado. Fine milk. 2 lettini con la sinistra. E il giudice di Italia's Got Talent Frank Matano prova ad insegnare le 3 palline alla pluricampionessa Federica Pellegrini. Fai così prima. Da rivedere alcuni suggerimenti. Certo, la giocoleria può prendere molte strade, alcune volte semplici ma d'effetto come il microjuggling di Trevor Pearson.
altre volte decisamente più complesse come quelle perseguite da Hisashi Watanabe. Può dare spazio a ricerca e creatività come il bellissimo lavoro col secchio di Lauri Koskinen, o abbattere addirittura i propri limiti, come dimostrato dalla dedizione e dalla forza incredibile di Oscar Hornero. Insomma, una costante ricerca dell'armonia che squarci la quotidianità con i suoi colpi di genio. Ed eccoci giunti quasi alla fine del nostro TG, ma non prima di condividere con voi un fatto bellissimo che mi è accaduto. Mi è stato inviato questo video dai ragazzi e le ragazze della scuola media di Pieve Emanuele in provincia di Milano, che a scuola durante le ore alternative a religione, grazie all'insegnante Lucia, hanno fatto giocoleria e pensate un po', guardando i miei video. Quindi sono davvero fierissimo del loro risultato e di questo bellissimo video che mi hanno mandato. Pensate che si stanno allenando con questi flower stick per lo spettacolo di fine anno. Tutto questo è bellissimo! Quindi se avete altre storie che volete raccontarci e condividerle con noi, potete scrivermi o inviarle alla mail in sovraimpressione. Con questo è tutto, io come sempre ringrazio la redazione per l'aiuto nella ricerca degli artisti e Juggling Magazine, il nostro media partner. Da Gaio è tutto, noi ci vediamo il prossimo mese per una nuova edizione del TG Juggling. Sì, passatemi il collegamento appena ci siamo, sì. Che poi, scusate, io non so, avevo chiesto un'auto elettrica e mi hanno dato uno skateboard.